Ciao ragazzi, oggi in questo pre-partita di Inter-Sassuolo dobbiamo dedicare una prima parte del video per un giocatore per noi molto importante e che però ci viene a mancare perché ufficialmente oggi è ceduto, in realtà è ceduto già da un mese, forse da 2, insomma è arrivato il momento di salutarlo e quindi voglio dedicargli un piccolo tributo, insomma di 2-3 minuti, 3-4 minuti. Quindi la prima parte del video sarà dedicata a questo giocatore e la seconda parte del video sarà il solito pre-partita di questo Inter-Sassuolo, che è una gara importantissima per l'Inter. Lautaro Martinez è del Barcellona. È già del Barcellona. Lautaro Martinez è del Barcellona. Guardate il Barcellona. Guardate la nuova maglietta di Lautaro Martinez col Barcellona, guardate. È già del Barcellona. Lautaro Martinez è a Barcellona. E ciao a tutti dal Barcellona. No, chi è? L'unica cosa certa che abbiamo sempre capito è che il Barcellona non vuole pagare la clausola e l'Inter però vuole i cash. Il Barcellona perché non paga la clausola? Perché non può pagarla attualmente. Perché il Barcellona è in crisi. Allora ascoltiamo le parole di questo direttore dei diritti TV della Liga, quindi proprio non sarà uno a caso, no? E dice: come ho detto molte volte, quindi anche lui sarà un po' rotto le balle di ripetere le stesse cose, il Barcellona ha un debito astronomico e problemi economici gravi. Quando si parla di certi acquisti mi viene da ridere. So che serve per vendere i giornali, a fare programmi televisivi, io ci aggiungo video, eccetera, ma non c'è denaro in cassa. Questa è la realtà, in parte per il debito, che è irresponsabile, in parte per il monte ingaggi e in parte per il club, perché il club è in una dinamica in perdita, quindi anche c'è l'emergenza attuale e tutto quanto. Scambi, suppongo che si potranno fare, ma i giocatori di Barcellona prendono molto di stipendio, quindi per gli altri club non è facile pagarli. Quindi, notizie nuove su Lautaro Martinez in 2 mesi? Zero. Video, articoli, cose sulla Lautaro Martinez in questi 2 mesi? 5 miliardi. Non si capisce come. Quindi non mi stupirei se Lautaro potesse anche rimanere. Può anche essere che vada via, ma attualmente chi si sbilancia dice 90%, 95% quasi fatta, sono vicinissimi. Mente sapendo di mentire. Dai, non ci sono evidenze per dire queste cose qua. Non ci sono evidenze. È troppo tutto ancora in alto mare. 23 giugno, ore 8:45 del mattino, novità importanti nell'affare Lautaro Martinez Barcellona, novità che fanno sorridere l'Inter. Javé Tebas, o Javé, o Javer, no, Tebas comunque è sempre lui, presidente della Liga, diritti, ecco, ufficializzerà oggi un provvedimento che limiterà in sede di mercato tutte le squadre spagnole, comprese le 3 big di Spagna, Barcellona, Real Madrid e Atletico. I club, a seconda del fatturato, potranno reinvestire solamente il 25% di quello che incasseranno dalle cessioni. Un bel problema per il Barcellona, che contava di vendere Arthur, Coutinho ed altri per raccimolare i milioni necessari per pagare la clausola rescissoria di Lautaro Martinez. Così, col provvedimento Tebas rischia di saltare ogni piano. Ai ricavi sono esclusi gli scambi, che invece possono essere soggetti a operazioni finanziarie, con valutazioni un po' rinforzate, meglio se entro il 30 giugno. Ovviamente l'Inter non è interessata a scambi, non vende Lautaro per scambio e contropartite, vuole il cash, quindi è un pochino difficile. E dopo questo estratto, cari ragazzuoli, vediamo la partita contro il Sassuolo, come potremmo impostarla, visto che comunque è una partita che dobbiamo assolutamente vincere. Sappiamo che l'Inter adesso è a -6, in realtà è a -9 perché la Juve ha di nuovo vinto nella partita di ieri, però fondamentalmente l'Inter può ancora tenersi attaccata alle concorrenti, anche perché tutto sommato abbiamo visto anche il calendario che è abbastanza agevole confronto le prime 2 che ci stanno davanti, perché loro hanno più scontri diretti e quindi potremmo sfruttare almeno le prime partite per fare incetta di punti e mettere un po' di pressione agli avversari. Quindi non sottovalutiamo nessun tipo di partita, bisogna vincere. Contro il Sassuolo, ragazzi, che gara potrebbe essere? Io credo che il Sassuolo possa tranquillamente fare anche una partita di ripartenza, perché hanno dei giocatori comunque molto veloci. Di solito giocano con il 4-2-3-1, però ormai abbiamo capito che contro l'Inter molte squadre modificano il loro assetto tattico, quindi non mi stupirei se dovessero virare in un 4-5-1 o addirittura cambiare modulo e passare a una specie di 5-4-1. Quindi diventa veramente difficile preparare la partita e leggerla prima. Però ci sono delle
più che alternative, delle accortezze che potremo utilizzare nel momento in cui il Sassuolo ci sorprende perché mette in campo un modulo che magari non avevamo previsto prima. E poi lo vediamo. Intanto partirei col dire che giocatori utilizzerei. Io onestamente lascerei abbastanza invariata la squadra attualmente, anche perché ci sono comunque dei giocatori fuori, parlo di Vessino, di Sensi, di Brozovic, ma penso anche ad Ambrosio che non sia ancora al meglio, e quindi ovviamente abbiamo un po' gli uomini contati, però almeno 2 cambi li farei per la partita contro il Sassuolo. Moses assolutamente da mettere in campo. Primo perché voglio vederlo con un po' più di minutaggio quando parte magari dall'inizio, vedere un po' se è un giocatore che può esserci veramente utile, e se magari parte dall'inizio è un po' più dentro agli aspetti tattici. Sapete, la partita quando è nel primo tempo, i primi 65 minuti è un certo tipo di partita, dopodiché tende un po' a rompersi lo schema tattico, e quindi ogni volta vedere un giocatore negli ultimi 10 minuti potrebbe non farci capire bene il suo potenziale. Quindi lo vorrei vedere dall'inizio, anche per dare un po' di fiato a Candreva, che comunque è uno che corre tanto, in quanto impegno di sicuro non gli si può dire nulla, e quindi potremmo risparmiarlo almeno per questa partita infrasettimanale. E poi proverei a mettere Borca Valero dall'inizio questo giro invece di Gagliardini, anche se tutto sommato anche Gagliardini potrebbe starci, quindi non mi stupirei di una specie di tandem per cui nel secondo tempo entra Gagliardini in mediana. Onestamente metterei Borca dall'inizio questo giro, perché il Sassuolo non è che abbia una grandissima fisicità lì davanti sulla tre quarti, ha più giocatori brevilinei, più tecnici rispetto a giocatori di inserimento, quindi magari un giocatore comunque tecnico come Borca che ti tiene il possesso e fa della propria difesa proprio il possesso, cioè se una squadra tiene molto di più la palla, va da sé che è come se facesse una specie di difesa preventiva, no? Se tu hai il pallone è difficile che gli altri possano attaccarti, quindi più lo mantieni il possesso e più sei tranquillo anche per quanto riguarda eventuali attacchi o situazioni pericolose dell'altra squadra. Questo non toglie che bisogna comunque stare attenti ai contropiedi, perché se anche fai l'80% di possesso palla però poi sei molto scoperto indietro, chiaramente le prendi, ma questo è un discorso abbastanza banale da fare. Bisogna sempre stare attenti a non perdere palloni pericolosi e essere messi in mano in campo. La difesa la lascerei invariata perché è quella più solida, quella che mi dà più certezze. Skriniar a destra mi piace un sacco, Bastoni anche, ovviamente Bastoni è giovane e qualche sbavatura magari te la fa sempre, però ha tantissimo potenziale e io stravedo per questo giocatore. A sinistra Young è inamovibile per quanto mi riguarda, è un giocatore che dà un sacco di certezze, peccato non sia mancino e peccato abbia 35 anni, perché altrimenti sarebbe veramente un buonissimo colpo. Però intanto la sua prestazione la fa sempre ed è una spanna sopra Biraghi, anche per quanto riguarda la tecnica, il saper puntare l'uomo, l'esperienza, fare le scelte giuste, eccetera eccetera. Davanti ovviamente Lukaku deve avere la forma fisica, quindi lo farei giocare. Lautaro anche, ha dato prova nella scorsa partita di essere in palla tutto sommato. Tutti i discorsi su Lautaro via, insomma, li ha un po' allontanati, li ha un po' spazzati via, perché ha fatto vedere che in realtà pensa all'Inter e ha fatto delle buone giocate. In realtà nelle pagelle dell'altro ieri, di ieri anzi, sono stato forse un po' avaro di voti in generale, eccetto per Eriksen dove ho un po' pompato in alto, però era un voto un po' simbolico di rinascita. In realtà sono stato con tutti quanti abbastanza contenuto, però in realtà ha fatto una buona partita l'altro giorno Lautaro Martinez. Ovviamente ragazzi, Eriksen neanche da parlarne, è titolarissimo, inamovibile, sta facendo benissimo da quando è in quella posizione, quindi perché cambiarlo? Anzi, proprio domani potremo avere dei vantaggi, come è successo con la Samp, perché loro, usando molto spesso il centrocampo a 2, tra le linee un trequartista potrebbe fare veramente bene. Come avevo già detto prima della partita con la Samp, infatti fatalità, Eriksen è stato il migliore in campo, proprio con distacco, no? Però a parte questo, dicevo, con alternativa tattica in campo potrebbe essere nel secondo tempo, nel caso in cui non trovassimo varchi o nel caso in cui il Sassuolo dovesse mettersi con una difesa a 5, non hai spazio in attacco, si ingolfa molto davanti all'area. Una soluzione potrebbe essere levare una delle due punte, come ad esempio Lukaku o Lautaro Martinez, in base un po' alla prestazione, alla stanchezza che hanno, eccetera, e inserire magari Sanchez, però non come seconda punta ma come trequartista.
Così avremmo praticamente un 3-4-2-1 con Eriksen e Sanchez dietro la punta di riferimento, che potrebbe essere Lautaro magari come falso 9 o Lukaku come centravanti, e in questo modo magari trovare la giocata tra le linee. È inutile, se gli altri si ingolfano in mezzo all'area, riempirla ancora di più, perché creeresti un agglomerato assurdo e raramente trovi spazi per concludere. Molto meglio a quel punto lì, magari con fraseggi tecnici di regia, di invenzione, di creatività, magari sulla tre quarti, trovare il pertugio giusto con degli scambi stretti, un 1-2, delle triangolazioni veloci, palla a terra, a far fuori i centrali magari del Sassuolo. Quindi potrebbe essere perché no, una soluzione che potremmo magari mettere in campo nel secondo tempo, questa di Sanchez come trequartista in combo con Eriksen. Speriamo che la partita di domani sia una partita che si mette subito sui binari giusti per l'Inter, perché altrimenti sapete che il Sassuolo per noi è un po' un problema di solito. Se la partita la prolunghiamo troppo, diventa magari molto rischiosa, perché hanno anche dei giocatori che riescono a tirare le palle inattive, quindi hanno dei buoni calciatori, hanno comunque dei giocatori che hanno un po' il guizzo, sappiamo benissimo Berardi molte volte ci ha fatto anche penare. E una cosa molto importante, la menziono ancora, anche se l'ho già detta più volte, però non è banale, appunto con Conte, è importante fare cambi in queste partite, perché questi impegni molto ravvicinati provano tanti giocatori. Siccome ci sono 5 cambi a disposizione, utilizziamoli, perché veramente conviene ruotare tanto le pedine e dare spazio un po' a tutti. Quindi bene Moses magari dall'inizio, Borca Valero, poi magari inseriamo lo stesso Gagliardini, magari togliendo Borca Valero o Barella stesso, inseriamo comunque Biraghi, Sanchez. Se ci fosse la possibilità anche di mettere un difensore, magari se D'Ambrosio o Godin stessero un po' meglio, proverei a mettere anche loro. Cioè veramente bisogna fare un po' di turnover all'inizio, perché altrimenti rischi, come è successo con Sensi, vabbè, ma anche con Brozovic o altri, di farli fuori, di affaticarli troppo, e poi va a finire che ti saltano 3 partite. E ricordiamoci che ogni infortunio adesso pesa il doppio, perché essendoci le partite molto più ravvicinate, se tu stai fuori anche 15 giorni, in 15 giorni non salti 2 partite, è capace che ne salti pure 4. Quindi fare magari un cambio in più, anche se ti sembra di mettere magari un giocatore non allo stesso livello del titolare, però almeno il titolare ce l'hai disponibile tutta la partita dopo. Magari fai 15 minuti in meno in una partita, ma la partita dopo ce l'hai titolare, piuttosto che fare 90 minuti pieni in una partita e poi avercelo fuori per 3-4 partite. Ovviamente partita permettendo, e qui mi rilascio al discorso di chiuderla il prima possibile se c'è l'occasione giusta. Mi raccomando, con gli sbagli sotto porta, questa è una cosa importante, l'abbiamo visto anche con la Samp, che abbiamo rischiato di rimetterla in piedi quando era tranquillamente in nostro controllo. Ragazzi, vi saluto, dite la vostra e ci vediamo domani nel post partita. Forza Inter!